Buongiorno amici del canale, un altro restyling che va sempre nel negozio di Denise. Sì, perché lo stiamo arredando tutto con mobili di recupero. Secondo me tanti di voi hanno un mobile tipo questo qua. Sono quasi sicura che nelle case delle nostre nonne, delle nostre zie, negli ingressi negli anni 80 si andavano a mettere mobili di questo tipo. E questi due grifoncini che ci sono sulle porticine, che a tanti possono piacere, a tanti no, io oggi li tolgo perché non stanno bene con l'arredamento che andiamo poi a creare in questa stanza. Secondo me negli anni hanno fatto penare le persone che volevano toglierli. Quindi oggi vi faccio vedere come rendere, diciamo, uniti sia questo bello specchio che ha queste decorazioni fatte a mano, che sono molto carine e gentili secondo me, che il mobiletto. Ma soprattutto quello che voglio è farvi vedere come lavorare su pezzi di questo tipo, che non sono legno massello perché è un multistrato degli anni 80-90 e sono pezzi che comunque sono stati fatti in riproduzione, quindi non sono pezzi di pregio, ma vogliamo renderli veramente perfetti anche per un negozio molto moderno e contemporaneo. Quindi occhio, attenti alle tecniche, alle procedure, perché oggi sono importanti. Partiamo! Abbiamo deciso di partire togliendo via i grifoncini o cavallucci marini, come dice Franco, per il semplice fatto che non ci piacciono proprio e non sono nello stile del centro estetico. Se avete un phon termico, usate il phon termico, se no un phon per capelli caldo, come sempre, e noi andiamo a passare una spatola qua sotto e a scaldare. Perché? Perché il phon termico, comunque il phon, vanno a far seccare del tutto la colla che eventualmente c'è sotto. E poi con la spatola e il martello mi aiuta a togliere il tutto. Ricordate che spesso questi decori li attaccavano con colla e chiodi, quindi occhio perché potreste trovare anche dei chiodi. Questo viene via veramente bene, guardate, e ha dei chiodi. Aveva 3 piccoli chiodi, 4 piccoli chiodi, è stato facilissimo. Probabilmente la colla negli anni si era già seccata e quindi ci ha fatto fare pochissima fatica. Il secondo. Anche questo, guardate, appena sollevato, non c'è bisogno di phon. Quindi mi raccomando, se non viene via fate comunque attenzione scaldando in modo che la colla si stacchi, altrimenti con un po' di leva viene via. Carteggio velocemente solo per togliere via lo scalino. Devo andare a tappare i buchini perché ovviamente voglio salvare i pomelli, ma girano un po' a vuoto, si vede che nel tempo si sono spanati e userò il bicomponente. Noi usiamo sempre questo perché è versatile, però dovete avere qualche accortezza. Io adesso l'ho già aperto per fare prima con voi. Quando l'aprite vedete che ci sono 2 colori, 1 e 2, i 2 componenti A e B ovviamente. Ne strappate un pezzettino, poco, e questo qua quando lo ritirate deve essere chiuso veramente bene, così. Non mettetelo solo nel suo tubicino, chiudetelo molto bene, perché ovviamente i bicomponenti certo seccano quando vengono composti, però anche, diciamo, sfiorandosi potrebbero appunto diventare secchi. Quindi è sempre meglio fare questa cosa e mettere il tutto nel suo tubicino, ben chiuso, con il tappo, in modo che possa passare meno aria possibile. Il bicomponente che io ho preso lo devo impastare benissimo, perché se questi 2 colori non vengono impastati al 100% non diventano rigidi, non diventano solidi, quindi è inutile fare questo lavoro, vi rimarranno morbidi. Quindi è importante proprio fare questa pallina, miscelarla, schiacciarla, rimiscelarla, in modo che diventi un colore unico. In questo momento sentirete che diventa calda questa pasta, e nel momento in cui è calda inizia a fare il suo lavoro di catalizzante. Adesso per esempio è bollente, quindi non vi spaventate. Vado a tappare i buchini, tappo bene, schiacciando e intensificando. Io lo faccio sia da dentro che da fuori, anche di qua, anche di qua.
da schiacciare il più possibile dentro il buchino. In questo modo sono sicura che quando catalizza diventa rigidissimo. Schiaccio ancora bene e con una spatola tolgo l'eccesso. Ovvio che poi passerò un po' di carta vetro per essere molto precisa, però già così il buco è perfetto per poi accogliere nuovamente il pomello. Lo faccio anche da dentro, ripeto dall'altra parte. Denise anche qua mi ha dato filo da torcere, perché mi ha scelto questa tonalità che è su questo fiore e questa carta viene mixata all'altra, che è una specie di argile, sulle altre pareti, quindi non vedo l'ora di farvi vedere questo mobile nel suo ambiente naturale perché sta benissimo. In realtà lui appoggia su due pareti che sono dark sand, quindi deve spiccare proprio su queste pareti, e ho scelto di fare un mix tra questi tre colori, Madame Cherie e Bim Brûlée, per creare il tono perfetto. Non farò tutto il mobile dello stesso colore, la parte sotto la farò un po' più chiara, mentre invece il piano superiore lo farò un po' più scuro, tonalizzando le tonalità. Quindi mi tengo vicino alla carta e creo la tonalità. Parto dal Madame perché in realtà lei secondo me ama molto questa parte chiara del fiore. È ovvio che è un fiore che ha molte sfumature, quindi cercare di farlo esattamente uguale è quasi impossibile, ma sicuramente posso lavorarci per riprenderlo. Il Madame è molto coprente ed è anche molto denso, come vedete. Ne faccio abbastanza in modo che mi basti sia per il mobile sottostante che la parte superiore. Sicuramente serve una parte di violaceo che voglio regalarla grazie all'aggiunta di un po' di Cherie. Giro e poi aggiungo un po' di Bim Brûlée. Sicuramente darà il tono più secco e fermo. Non è da escludere che aggiunga anche un po' di grigio, probabilmente mi aiuta a ottenere veramente il tono che lei si aspetta. Aggiungo un goccino di Bim Brûlée. Come vedete dona questa nota più secca e rossa, però è un rosso proprio di vino cotto. Quindi in realtà va proprio a spegnere leggermente il colore. Io devo far sì che questo nuovo tono che abbiamo scelto sia poi perfetto per anche tutti gli altri fiori che sono su questa carta. Quindi in realtà lei ha scelto questo fiore, vero, però deve star bene anche con gli altri. Vedete? Questo è più rossastro, questo è più violaceo, questo è aranciato, questo è più rosso e questo è più rosa. Quindi in realtà dobbiamo trovare un colore che faccia sposare tutti gli altri. Aggiungo ancora un goccino di vintage perché lo spegnerà ulteriormente e sembrerà ancora un pelino più serio. Non voglio però togliere la freschezza di questa tonalità che mi è venuta fuori, è veramente molto molto particolare. Guardate, spegnendolo leggermente ho raggiunto un tono veramente bello. Ricordate sempre però che una volta che i colori asciugano diventano più scuri di un tono, quindi io mi fermo su questo tono qui e sono molto soddisfatta. Iniziamo a stendere la pittura. Io adesso uso un pennello a punta perché in realtà ho molte insenature, credo che mi aiuti nella stesura. E guardate che bellissimo tono ho raggiunto. Diciamo che già il Madame, che è un marsala, era perfetto per questo tipo di stesura e per questo tipo di mobile, però scaldarlo e diciamo renderlo più fermo con questa tonalità l'ha aiutato moltissimo a essere perfetto per quella carta. Ora noi stendiamo una bella mano ovunque e poi vedrete che con la seconda il tono prenderà ancora di più il suo vigore. Seconda mano, sempre pennello a punta e questa volta mi aiuto anche con il rullo. Guardate quanto copre la seconda mano, stesa sempre in purezza. Ovviamente è totalizzante e toglie via qualsiasi striatura del colore di fondo. In questi rettangoli tra poco metto la carta da parati, quindi non spreco colore rimettendone una seconda mano. Tra poco vedrete. Ho già dato sul mobile la seconda mano, quindi nei profili, perché poi non andrò a mettere la seconda mano dappertutto, in quanto nei rettangoli andrò a stendere la carta da parati. Ma ho avanzato un po' di vernice e nel piano superiore vado a mettere un po' di colore più scuro, Nuit Parisienne. Vado a scurire leggermente la pittura di ieri, perché ho fatto asciugare bene una notte, in modo che il piano superiore sia leggermente tonalizzato in modo più scuro. Metto più o meno un cucchiaio di nero
e cerco di capire se mi basta già il tono che sto creando. A me piace molto. Sono a posto, diamo una bella mano abbondante sul piano. È venuto fuori un colore leggermente più tonalizzato, scuro e vinaccia, e una volta che poi sarà asciutto lo vedrete, sarà veramente bello. Prima faccio i bordi con il pennello 30 e poi con il rullo definisco tutta la superficie. Passo su tutto il mobile il nuovo protettivo opaco, perché poi faremo una bella tecnica in combinazione. Uso il pennello Elizabeth e mi raccomando, rispettate questa cosa, caricate bene, accarezzate il pennello in esterno e quando stendete partite dal centro per allungare. Non vi preoccupate se questo protettivo opaco vi risulterà leggermente bianco, è totalmente indifferente questa cosa, anzi è proprio l'opacizzante. Una volta che si asciuga rimarrà completamente trasparente, anzi sembra proprio di non averlo. Una cosa però fondamentale è sempre lisciare la superficie. È uno dei protettivi più semplici che abbiamo, proprio per questo motivo, perché una volta che asciuga non lo vedi più, diventa totalmente trasparente e non lascia neanche finiture differenti da quello che è Magic Paint, quindi sembrerà veramente invisibile. Io lo passo su dappertutto, anche sui bordini, e tra poco vedrete che bell'effetto creiamo. Anche se fate pennellate raffazzonate come quella che sto facendo adesso io in questo modo, ricordatevi sempre di rifinire bene la superficie nello stesso senso, quindi in lunghezza, perché altrimenti poi lasciamo delle sbavature, delle striature, non sono belle. Questo vale per tutti i protettivi. Sul piano di questo mobilino facciamo un effetto molto discreto ma carino. Ho messo già nella parte centrale una riga fatta col nastro da 2,5. Adesso utilizzerò il nastro da 5 ma solo come spaziatura. Guardate. Non voglio sprecarlo perché tanto poi questo pezzo di scotch lo riuso, non vado a prenderlo sempre nuovo, quindi lo applico solo sulla superficie in modo che io non debba andare a misurare col centimetro. Potete anche farlo, se a voi piace, per la carità, però a me non piace. Quindi abbiamo la spaziatura e ora riprendiamo il nastro da 2,5. Questo sarà quello che rimarrà sulla superficie, perché io lascerò le righe 2,5 del protettivo opaco, mentre invece le righe che saranno da 5 saranno di protettivo lucido. Quindi continuo così, rispaziamo col nastro da 5 per fare proprio la riga di protettivo lucido e quella da 2,5 sarà di protettivo opaco. Si chiama effetto ghost, è molto particolare perché appunto effetto fantasma, però a me piace tantissimo quando voglio dare tridimensionalità alle superfici, anche sulle pareti è molto bello, senza però mettere altri colori. Ecco qua, guardate che carino. Abbiamo fatto anche in fretta perché appunto utilizzando 2 nastri carta di spessori differenti fai anche molto prima e rendi il tutto anche molto più mobile. Preambolo. Il trucchetto per fare delle righe super precise è sempre lo stesso. Stendere, se si usano i colori, una mano sullo scotch del colore che si è usato alla base o in questo caso, visto che ho passato il protettivo opaco, passare il protettivo opaco. In questo modo si eviterà che il protettivo lucido che andrò a stendere tra un po' vada a infilarsi sotto lo scotch e crei delle sbavature. Quindi protettivo opaco su tutto lo scotch. Fate attenzione perché questi sono i trucchettini proprio che vi portano ad avere la finitura perfetta. Quindi io faccio che fare tutta la riga perché ovviamente dovendo andare sul nastro di destra e il nastro di sinistra mi conviene. Liscio perché non voglio che ci siano poi avvallamenti e voilà. Faccio asciugare bene, poi passiamo il secondo protettivo. Ora mi dovete seguire molto velocemente perché farò
la riga con il protettivo lucido e poi toglieremo lo scotch subito quando è ancora bagnato. Quindi, primo trucco, assolutamente fare le righe belle tirate, nel senso che non bisogna mettere troppo prodotto, bisogna comunque metterne poco e ben tirato. Perché vi dico che bisogna togliere sempre lo scotch quando è bagnato? Perché in questo modo voi evitate al 100% di andare a spellicolare il mobile sottostante o a fare anche comunque altri danni. Quindi che sia su muro o che sia su mobile, ricordatevi sempre, togliete il nastro carta quando le righe sono ancora umide. Ora faccio velocemente e vi faccio vedere come viene quando tolgo il nastro. Togliamo il nastro carta, prima facciamo il bordo visto che l'ho messo comunque a protezione. Se c'è qualche sbavaturina non vi preoccupate, adesso con un pannettino umido in microfibra poi la togliamo. Una, due, tre, bellissima, mi piace molto. Ho finito purtroppo la colla da parati che mi tengo sempre pronto in questo barattolino, quindi la devo rifare. Io ho preso questo barattolo della Cera Jasmine infinito e l'ho tenuto, non buttateli perché sono utilissimi. Metto un po' di acqua nel mio barattolo, più o meno metà, e poi a pioggia metto un po' di polvere per fare la colla. Un po' per volta a pioggia e la giro. In questo modo non fa i grumi. Quando inizia a diventare torbida, proprio come adesso, inizia a essere a posto. Però dovete sempre pensare che bisogna lasciarla agire. Quindi adesso noi la giriamo leggermente, la lasciamo stare 10 minutini e dopodiché inizia a diventare cremosa collosa, perfetta per essere spalmata sul mobile e far aderire la carta. La mia colla è pronta e come vedete è bella cremosa. Ora con questo pennellino non troppo grande, tanto la superficie è abbastanza piccola, la stendo nei punti in cui metterò la mia carta da parati. Questa scelta di stile è proprio dettata dal fatto che voglio che i mobili in questo centro estetico siano miscelati, accomunati. Ho fatto la stessa tecnica anche su un altro mobile, però con altre carte e miscelando altre tecniche. Quindi mi raccomando, ricordate sempre che se avete su delle pareti della carta e volete riportarle sui mobili è sicuramente un effetto che va a omogeneizzare l'ambiente. E uno, e due. È sempre importante partire con i fogli già tagliati quando fate questo tipo di lavoro, perché sarete molto più precisi. Facciamo aderire bene la carta e la colla sarà subito assorbita. E voilà, tolgo le imperfezioni di colla perché non macchiano, l'importante è toglierle con un panno umido. E voilà. Qui mettiamo la carta da parati che ha il nostro fiore per un bel binomio. È molto simpatica, abbinata soprattutto alla fantasia scozzese. Mi raccomando, ricordate che le carte spesso hanno spessori e densità differenti, quindi è fondamentale ricordare che probabilmente bisogna mettere anche più colla se la carta è più spessa. Io per esempio qui, che ho questa carta leggermente più spessa di questa, ne ho messa un pochino di più sulla base. Ha aderito immediatamente, questa colla è veramente perfetta. E ora ripulisco come prima. Tolgo gli eccessi dei bordi, così non macchio. Il panno è sempre umido e dalla parte pulita lo passo anche sulla carta. E voilà. Fatto.
Il mobile è finito, abbiamo messo i pannelline, stanno veramente bene, una leggera carteggiatina e sono tornati dorati. Adesso mettiamo le mani sullo specchio e poi porteremo tutto da Denise. Anche questo restyling è finito e finalmente lo vedete nella posizione definitiva. Sentite un po' che la voce rimbomba, perché anche questa stanza deve ancora essere arredata. In realtà mancano pochi giorni all'apertura del centro estetico, quindi mi devo muovere a togliere via tutti i miei attrezzi perché Denise vuole entrare. Questo è stato un vecchio mobile che avevano in casa e era della nonna e ci tenevano comunque a salvarlo perché hanno capito perfettamente che tutto ciò che è vecchio è spesso solido e sicuramente vale la pena provare a salvare. Avete visto che abbiamo appoggiato il mobile sulla parete che ha la stessa carta da parati che ovviamente abbiamo messo sui laterali e ovviamente nell'altra parete, quella frontale che tra poco Franco vi fa vedere, avrete la seconda carta da parati, quella messa davanti sulle antine. Sono felice di avervi fatto vedere questa tecnica che si chiama Ghost, dove si abbinano i due tipi di protettivi e si ha ovviamente questo effetto luminoso, dove le righe del protettivo opaco sembrano essere la base, le righe del protettivo lucido sono in realtà l'effetto. Mi piace anche molto l'idea di fare il piano leggermente più scuro rispetto al mobile perché non ha appesantito, ma mi ha legato l'ambiente perché su quella parete ci sono molti fiori differenti e in realtà in questo modo ho tutti i colori in questo mobile. Mi piace, non è più banale e sono felice di non avere più quei brutti grifoni sulle antine. Guardate che belle le carte! In questo punto dove si incrociano voi vedete che stanno veramente bene insieme perché abbiamo sia la carta floreale che la carta più seriosa scozzese che si sposano perfettamente. Tutto il resto della stanza è fatto con Magic Wall e Dark Sand ed è questo sabbia che abbiamo continuativo in tutti gli ambienti. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e al prossimo restyling. Ah, un attimo! Dove si trova Magic Paint e Magic Wall? Sull'unico sito italiano che la rivende, l'unico, che si chiama elisirhome.com, Elisir Home come casa. E i rivenditori sono fantastici, ma dovete andare a cercarli bene sul sito magicpaint.it, non andate ovunque.